Ciao Carlo, ciao a tutti. Oggi siamo qui perché è l'ultimo giorno, domani verrà smantellata, è l'ultimo giorno di questa esposizione. È un'esposizione particolare perché ricorda il primo scudetto che Parma ha voluto con tutta la sua forza. Ne approfitto per ringraziare e soprattutto per ricordare in quanti hanno contribuito all'organizzazione di questa mostra. Prima di tutti Monica Iori del Parma Baseball, che si è impegnata tantissimo per tanto tempo per raccogliere materiale, raccogliere foto e costruire questa mostra. Ovviamente il presidente del Parma Baseball Meli, il direttore generale Massimo Focchi e il direttore sportivo Maurizio Renaud. Per ultimo tengo la Gazzetta, che ha contribuito moltissimo, ci ha concesso tutti i suoi articoli. Filiberto Morlossi ha partecipato alla costruzione dei testi. C'era un sacco di persone che venivano a vedere questi giocatori durante le loro partite. La cosa importante è che questa squadra era tutta di italiani, tutti i ragazzi che giocavano nelle giovanili, tutti nuovi e non esperti, ma sono diventati grandissimi giocatori, con il piccolo inserimento di qualche giocatore americano. Ci ha resi molto felici tutti, anche i non giocatori, tutti i tifosi. 2 anni prima avevano cercato di vincere lo scudetto e gli è sfuggito per un attimo. In quell'anno lì, importantissimo, e qui si vede dalla fotografia, Orizzi, detentore del titolo italiano l'anno precedente, dà lo scudetto a Castelli. Questo è stato il movimento club, qui c'era sugli spalti 5.000 spettatori, c'erano pieni, c'era un sacco di gente. Fautore di questa grande esperienza è stato anche un americano che 54 anni fa è venuto in Italia, portato in Italia da notario e da Pellaccini, che è Salvariale. Salvariale è stato un precursore di tutto quello che succede, un merito incredibile lo ha avuto perché tutta la gente, tutti i tifosi, tutti i giocatori si sono innamorati di Salvariale, gli vogliono bene ancora ora. E adesso ve l'ho presentato, ecco Salvariale. Salvariale 50 anni dopo. È uno di noi oggi, non è più americano, è diventato italiano. E come tornando al Titanic. Grazie Luigi, grazie Carlo per questo servizio. Andiamo davanti alle mie foto qui. Qui vediamo con Craig Gioia che abbiamo appena vinto la Coppa dei Campioni contro il Harlem Nichols, il favoloso Harlem Nichols. Erano considerati il miglior squadra europeo, invece noi abbiamo battuto in casa 6-4 con 3 fuoricampo di 2 punti. Olanda ha fatto 4 punti con 2 fuoricampo di 2 punti da Gary Holland. E invece Parma ha fatto con un fuoricampo di 2 punti da Castelli, da Guzman e poi l'ultimo non ricordo chi era. E comunque Parma guarda il pubblico, 5.000 persone come minimo, forse di più, non lo so. Però non è tutto cominciato qui la storia del Parma. Parma è cominciato molto indietro perché con il lavoro di tanti allenatori giovanili e hanno creato una base di giocatori italiani validi, molto validi. Ma c'era una via particolare che devo raccontare, che era via Isola. Lì c'era Guido Pellicini con Don Sergio, che ha costruito una squadra, che era una squadra non soltanto del Parma, ma anche nazionale. E in questa squadra qui c'era un giocatore speciale, Giorgio Castelli, uno dei più grandi atleti di baseball italiano. Giorgio Castelli era il nostro leader, era un leader in campo. Tu pensa che questo giocatore qui ha avuto una media battuta vita più di 400, è una cosa impossibile. Io non ho visto nessun americano, giapponese, cubano migliore di Giorgio Castelli, è parmigiano, era un leader e tanti bambini di Parma seguivano lui come esempio. Era bravissimo, numero 1 per me. E qui in questa fotografia sono le direzioni del Germano
1976, 50 anni fa, oggi, che sono l'attore principale di questo scudetto. Se non in questa fotografia c'è anche, manca Tony Valesi, che era molto importante, era il nostro preparatore atletica, ok? Quando abbiamo cominciato a fare la preparazione in inverno, Tonino ha portato tutta la squadra fuori a correre 2 ore nel ghiaccio e neve, ok? E dopo è che lui ha cominciato nel campo, che sai, molta gente adesso va con le scarpe di tennis, fanno un giro di campo e basta. Invece noi 4 giri di campo in spikes di metallo, faceva male, poi dopo mezz'ora di allenamento. E lì abbiamo detto a Tonino, è troppo per noi non andiamo alle Olimpiadi, è baseball. Però dopo Giulio Montanini è entrato insieme a Tonino dicendo, tu soffri adesso dell'allenamento e divertirai nella partita. Infatti abbiamo divertito nella partita. 51 vittorie, 3 persi. Comunque tornando a questa foto, il principale personaggio è Aldo Notari. Now, Aldo Notari era presidente della nostra squadra, è anche presidente del baseball italiano, europeo e anche mondiale. Però lui non voleva essere presidente. Lui era uno che piaceva molto sciare. Giocava a baseball, era un seconda base, numero 20, e dopo quando ha smesso andava a sciare sempre così, faceva la vita, no? Però una sera lui andava alla stazione per andare a sciare, Guido Pellicini e Marcello Azzari l'avevano ingaggiato lui a piacere baseball, di seguire per fare baseball. Notare ha detto, adesso no, lunedì mattina vieni in mio ufficio e parliamo. E da quello lunedì lui è diventato presidente. Però Aldo mi diceva, per vincere si deve giocare da lontano, ok? E lui ha cominciato nel 74, ha preso Ron Kaufman da Bologna, che è un ragazzo di potenza e velocità. Poi ha preso Carlos Guzman da Rocky del Giornale nel 75, che era un jolly, faceva il ricevitore e lanciava anche. Poi nel 75 anche ha preso Daniele, Tony De Santo e Bob Ciccone, 3 campionissimi, migliori in ogni ruolo. Poi nel 76 le ciliegie sulla torta è arrivata Craig Gioia, che noi chiamavamo Bambolotto. Comunque lui ha fatto questo. Nel 75 eravamo nel Bernazzoli, poi alla fine del campionato Remedy era primo, ma alla fine del campionato eravamo noi padroni, perché Miele, Ciccone, Di Santo veniva in giugno perché andava all'università e lì cominciava a vincere. Allora c'è qualcosa nell'aria, prossimo anno? Non lo so. Durante l'inverno Notari insieme a Don Sergio ha ingaggiato Mario Savarani, che è uno dei 5 fratelli del Savarani, del Journal, okay? Che lui, la famiglia Savarani veniva da una cultura famosa di sportivi di ciclismo. E niente, abbiamo iniziato in marzo a camminare nel nostro campo con massacrante il lavoro di Tonino Valesi. Poi abbiamo cominciato a vincere, poi alla metà campionato abbiamo detto quasi cerchiamo di fare un record, a noi giocatori, cerchiamo di fare un record, dai, perché noi divertivamo, come diceva Giulio e Tonino, massacrante l'allenamento, però si diverte in partita, è successo così, perché noi abbiamo avuto una squadra di grandi giocatori americani, grandi giocatori italiani, ma soprattutto anche quelli giovani, ragazzi giovani. Qui vediamo io 50 anni fa, in battuta, aspettavo il mio turno in battuta che battevo sempre dietro a Castelli, che Giorgio mi ha insegnato come battere la curva. Io non battevo la curva prima, però lui mi ha insegnato a battere la curva. Se sapeva questa prima magari andavo in professionismo, non lo so. Comunque guardiamo questo stadio, pieno, Viale Piacenza,
un stadio fatto da Aldo Notari con il cosa di Cuba, i disegni di Cuba, Guido Pellicini e assessore dello sport Enrico Catuzzi. A loro vanno i meriti di questo stadio. È una squadra che ha vinto 11 scudetti, 15 Coppe dei Campioni come il Real Madrid di calcio e ha fatto 3 mondiali in questo stadio. E cosa ha fatto Parma? L'ha buttato giù. Io non ho mai capito questo. Sai perché? Perché tutti i bambini che erano lì allora, adesso avranno 50 anni, avranno i nipoti, non possono più portare allo stadio a raccontare le storie della grande Germania, Bernazzoli, Parmalat, non posso raccontare più queste storie, è un grosso peccato. Questa è l'unica cosa che non ho mai capito. Allora, visto che il baseball è un sport americano, io sono nato a Brooklyn, okay? Lavoravo anche per i New York Yankees come scout. Voglio salutare tutti i miei amici in America in inglese. Hi everybody, I'm part of this great baseball team, the German baseball team of 1976. This is our 50th anniversary, okay? And look at the stadium, how full it was. It was full. And great memories. There'll never be another team like German. And I gotta say, if they were here today, they'd win the championship even today. So, thank you, arrivederci. I'll be back in New York, Valley Stream, New York. Adesso facciamo un giro intorno a questa bellissima mostra e faccio vedere tutte le fotografie che sono disponibili. Ciao.